Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di agosto. Wow, Acquario, eremita e appeso. Periodi di introspezione, di riflessione, di autoanalisi, di isolamento per qualcuno, sono comunque due carte che hanno un'energia, diciamo, di interiorizzazione. La carta dell'appeso normalmente indica un momento, una situazione di staticità, che però dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un punto di vista più ampio. Perché? Perché abbiamo anche la carta dell'eremita. Qui si parla di una ricerca interiore, del fare luce su quello che è giusto per se stessi. L'eremita in realtà è un'energia molto saggia, ed è una persona che comunque è in grado di farcela da sola. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi dicono. Grazie. Confusione, oh wow. Giustamente, se siete in questa fase di è una carta numero 13, scusate. Se ci sono questi momenti di riflessione, probabilmente perché c'è una sorta di confusione. Qui è un po' come non saper bene da che parte andare, per quello che è importante fare il lavoro con l'eremita, dove si valuta la propria verità, si prende consapevolezza di quello che è giusto per se stessi. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto ci tengo a ricordare che è una lettura fatta per un gruppo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Cavaliere di coppe, 9 di coppe, asso di coppe, il diavolo, re di spade. Oh wow! Cavaliere di coppe. Potrebbe essere una proposta che vi è arrivata, qualche tipo di notizia, una comunicazione, un'offerta, una collaborazione di lavoro magari. Normalmente il Cavaliere di Coppe rappresenta una persona che arriva in modo romantico, ok? Perché comunque è una carta di coppe, però non è per tutti così, ma per qualcuno potrebbe risuonare come una stesa di tipo romantico. E poi abbiamo un bellissimo 9 di coppe, ragazzi, a pagamento, quello che è il sogno compiuto. 9 di coppe è una carta di grande soddisfazione emotiva, però abbiamo anche questo asso di coppe che ci dice si vorrebbe qualche cosa di nuovo. Probabilmente qui c'è stata fatta una o più proposte, perché questa carta parla di una serie di proposte o di scelte, meglio detto, ehm, della quale ci si senta appagati, c'è una sorta di soddisfazione, se vogliamo, nell'aver ricevuto questa proposta. Però qui c'è bisogno di aprire il cuore fondamentalmente. Questa carta è chiamata confusione. E perché c'è la confusione? Abbiamo il diavolo in posizione centrale, ragazzi. Qui si parla di condizionamenti mentali. Vi ricordo che l'appeso vede le cose da un'altra prospettiva, quindi non è detto che sia giusta o sbagliata, semplicemente da un'altra. Dopo lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Proseguiamo poi con un re di spade e qui potrebbe fare riferimento a una persona che è vicino a voi, a un vostro capo, ipotesi, o a qualche tipo di attitudine
che sarete portati a prendere. Per molte persone potrebbe essere una persona che in qualche modo influenza, e da lì anche magari questo diavolo, quello che è il vostro modo di pensare, ok? Abbiamo poi un 4 di denari e l'imperatore. Quindi c'è una sorta di attaccamento con questo 4 di denari a una quotidianità, a un qualche cosa di solido, di fisico, di materiale, potrebbe essere, mi parlano di possedimenti, potrebbe essere del denaro liquido, diciamo così, o comunque qualche cosa di tangibile. Può anche essere un'attitudine, una routine quotidiana. C'è una sorta di attaccamento comunque. E poi terminiamo con l'imperatore. In realtà l'imperatore è una bella carta per finire, perché è una carta che parla di stabilità, di regole, se vogliamo, che è anche un po' l'energia di questo re di spade, il fatto di avere un ordine, una struttura, di essere molto mentali. L'imperatore parla di qualcuno che ha raggiunto dei risultati stabili, dei risultati, dei grossi risultati anche, mi verrebbe da dire, ok? Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Io intanto ci tengo a ricordare che il lunedì esce un capitolo del corso di tarocchi. È un corso base, quindi non è completo, ma è studiato proprio per dare la possibilità a tutti di capire meglio le stese collettive. Quindi può essere uno strumento, insomma, per aumentare la vostra conoscenza nel campo dei tarocchi. È un corso gratuito. Però se voleste farmi sapere che apprezzate il mio lavoro, potete sempre mettere un like, fare una condivisione, un commento, iscrivervi e perché no, magari fare anche una donazione. Cominciamo con questo cavaliere di coppe, andiamo a vedere di che cosa si tratta questa offerta. Allora abbiamo un 10 di denari al contrario, un 5 di bastoni al contrario e un re di spade al contrario. Suppongo che la proposta che vi abbiano fatto non sia stata esattamente quella che voi vi aspettavate. Mi sembra un po' che non abbiate tante armi per poter combattere questa battaglia, cioè il punto è prendere o lasciare. In realtà qui avete un 10 di pentacoli, qui un 9 di coppe, quindi sembrerebbe una proposta allettante, ok? Però avendo il re di spade al contrario, sento che comunque c'è molta confusione mentale in effetti. Andiamo a vedere questo 9 di coppe. Ok. 8 di spade, ecco la confusione mentale. 6 di denari e asso di denari. La confusione mentale qui ve la state costruendo voi per conto vostro. Avendo anche la carta dell'appeso, sento che molti hanno questa paura, diciamo così, a rivivere situazioni di sofferenza del passato e quindi sono un attimino in una fase di stand-by, di stop, dove si sta valutando se andare avanti con questa energia oppure no. Ok, andiamo avanti con l'asso di coppe, perché comunque il 6 di pentacoli e l'asso di denari parlano di un'energia in equilibrio. L'asso di denari è sempre un nuovo inizio, può rappresentare un qualche tipo di dono, di aiuto dall'alto. L'asso di coppe è spiegato da un 7 di pentacoli che mi parla comunque di pazienza, che è una pazienza con un'attitudine positiva. Abbiamo un 3 di bastoni al contrario, un re di bastoni, un 2 di coppe e il 9 di pentacoli. 7 di pentacoli, come vi dicevo, secondo me è un'attesa che dovreste in qualche modo meditare, cioè nel senso, pensate alla possibilità di prendervi un tempo, prima di rispondere, prima di prendere decisioni, prima di fare alleanze, ok? Perché comunque in questo periodo potrete vedere
come e quanto va avanti il progetto. Potrebbe essere un periodo di studio, diciamo così, per vedere anche come si comporta l'altra persona e per vedere se davvero questo progetto, questo nuovo percorso, questo nuovo inizio potrebbe portarvi all'indipendenza economica. Andiamo avanti, vediamo il diavolo. Vediamo, ok. 4 di coppe, regina di spade. Qui fondamentalmente, regina di denari. Qui fondamentalmente, sì, questo 9 di coppe molte volte parla di un atteggiamento, di un'attitudine di una persona molto tranquilla, appagata di quello che ha, seduta su quello che ha fondamentalmente. È una persona che non prende molta iniziativa, non fa cose da un punto di vista pratico per migliorare il suo stato, perché dice a me basta quello che ho, io sono contento o contenta con quello che ho perché devo fare qualcos'altro. E qui è il problema, diciamo, quello che rappresenta questo diavolo. C'è un 4 di coppe, siete un po' troppo seduti ad aspettare che arrivi qualche cosa dall'esterno. Io credo che qui voi abbiate bisogno di fare un vostro ordine mentale, trovare quella che è la vostra verità con la carta dell'eremita e trovare anche quello che è un vostro orgoglio personale, ok? Quanto valgo io? Perché qui la tendenza è sempre, per, diciamo, a darsi più di quello che in realtà si riceve. Ci sono due carte che me lo fanno capire. Andiamo avanti, andiamo a vedere questo re di spade. Fante di spade e di nuovo l'arcano dell'eremita. Avete bisogno di trovare una vostra maturità mentale, ragazzi, un vostro, come, una vostra idea da seguire. Cioè, questo è quello che voglio fare io, questo è quello che è valido per me, questo è il modo in cui voglio lavorare io e andare avanti. Perché in questo senso avere comunque il fante di spade fa capire che ancora non avete una vostra indipendenza, una vostra praticità, sia a livello monetario per mandare avanti le cose come voi volete, sia a livello proprio di organizzazione mentale. C'è qualche cosa che vi manca, c'è bisogno di studiare di più, ma ripeto, si tratta solo di trovare la vostra via, quello che è valido per voi. E la carta dell'appeso, questo momento di stasi, questo momento di pazienza, come dice anche il 7 di Pentacoli, vi può veramente dare la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Fate un passo indietro. Quando non si riesce bene a vedere una determinata cosa è perché si guarda troppo nel piccolo, si guarda troppo nel dettaglio. Voi fate un passo indietro, espandete il raggio d'azione e così si riesce ad avere di più un'idea di insieme. Andiamo a vedere il 4 di denari, a che cosa vi state attaccando? L'appeso un'altra volta. È un, qua- è un 4 di denari. Qualcuno si sta attaccando a questo periodo di no, ok, non faccio niente, sto qui, sto fermo, ho tutto quello che mi serve, non so come andare avanti, non so come, in fondo non sto poi così male e se poi mi va male. Ci state un po' viaggiando, diciamo, su questo momento appeso. Occhio a non prendere l'attitudine della vittima, a non sedervi troppo perché poi è più difficile uscire, ok? Sì, comunque non rimanete troppo focalizzati su quello che è stato, perché le dinamiche cambiano, la vostra consapevolezza cambia con il passare del tempo, ok? Andiamo a vedere l'imperatore. Giriamo il mazzo che magari è meglio. Ok, forza al contrario e 5 di spade. Qui avete bisogno di trovare la forza interiore, che è quella che proprio vi manca in questo momento, per prendere posizione, ok? Perché qui c'è ancora un 5 di spade, confusione mentale, conflitti interiori, conflitti della mente anche proprio, ma qui lo vediamo.
Fondamentalmente c'è qualche cosa a cui voi vi state attaccando che vi impedisce di fare quel salto, per diventare più indipendenti, che è proprio quello che voi volete. Voi vorreste un nuovo inizio, un nuovo tipo di unione, di collaborazione, di compromesso, anche con voi stessi, mi dicono. Essere nuovi. Andiamo a vedere Osho cosa vi dice, cosa si vede e cosa non si vede. Ok, ecco, un'altra volta la carta dell'appeso per rimanere in tema. Una nuova visione e la coscienza. Wow, due arcani maggiori, ragazzi. Sì, ve li metto qua che magari li vedete meglio. Si tratta di avere una nuova visione, esattamente. Qui si parte da quello che è una persona che ha quattro, non so se si vede, che è disegnata a quattro zampe e che piano piano si alza, cresce, mette le ali addirittura. Quindi si tratta, come vi dicevo, è un po', sento anche un po' l'energia del giudizio, ok, di questo risveglio spirituale, ma c'è bisogno di andare dentro, c'è bisogno di fare quello che è il lavoro di cui vi parla l'eremita, un lavoro di introspezione che non è fatto così, cioè con sensi di colpa, sgridandovi, parlandovi male, cioè fondamentalmente è un distaccarsi da quello che sono le emozioni, sia che siano positive sia che siano negative, e iniziare ad osservare le dinamiche, a capire perché vi comportate in un determinato modo piuttosto che un altro, che cosa vi fa soffrire e cercare di capire, di andare a scavare che cos'è stata quella cosa e di capire se è veramente così importante o se vi state solo attaccando a dei dettagli, a delle cose terrene. Mm? Andiamo a vedere un ultimo consiglio da parte delle fate, vediamo cosa vi dicono. Wow, musica. La musica innanzitutto può essere un buono strumento per alzare le vibrazioni. Ci sono proprio delle frequenze particolari, 432 Hz, 528 Hz, che servono proprio a curare il campo energetico, quindi quello è un consiglio. Poi in questa carta nello specifico ehm, vi dice che c'è un messaggio in quello che è la musica che state ascoltando, che può essere dato dalle parole che ascoltate nel momento specifico, oppure potrebbe essere dato dal ricordo che questa canzone genera in voi. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!